Cari amici, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo dei mulinelli. Perché è così importante questo attrezzo nella pesca? Sia si tratta di pesca spinning ma anche altre tecniche di pesca, lo scopriamo insieme in questo video. Inoltre facciamo un approfondimento su quelli che sono le caratteristiche principali, i componenti che costituiscono il mulinello, e nella parte finale di questo video, facendoci aiutare da alcune slide che ho realizzato apposta per far meglio comprendere l'argomento di cui trattiamo, diamo delle indicazioni anche in merito ai brand principali e alla scelta del nostro mulinello ideale. Venite con me in questo video, partiamo insieme dopo la sigla. Andiamo! Nella pesca moderna, che sia pesca spinning o altre tecniche di pesca, il mulinello è comunque una componente importante del nostro sistema pescante, insieme alla canna, al filo e eventualmente anche le esche artificiali. Perché è così importante? Qual è la funzione del mulinello? Inoltre, in questo video di approfondimento facciamo un riepilogo sulle tipologie esistenti, sui componenti principali del mulinello, sulle sue caratteristiche. Vediamo insieme come scegliere correttamente la taglia del mulinello e anche quali sono i brand principali che possiamo utilizzare come riferimento per eventuali acquisti. La funzione principale del nostro mulinello è quella di rilasciare e di riavvolgere il filo. È stato inventato tanti anni fa da ditte di produzione cinesi, orientali, quindi sia cinesi che giapponesi, e nel corso degli anni ha subito una sequenza di upgrade, come dicevo prima, quindi di rivisitazioni, di aggiornamenti, di innovazione. Attualmente i modelli esistenti sono davvero differenti per tipologie di componentistiche rispetto a quelli di tanti anni fa, quando ecco, le prime aziende hanno realizzato prodotti per la pesca sportiva. Vediamo insieme quali sono le tipologie principali di mulinelli esistenti. Ce ne sono principalmente due: quelli a bobina fissa, che comunemente vengono definiti mulinelli spinning, e quella con bobina rotante, chiamati solitamente mulinelli casting. Questi mulinelli, quest'ultima tipologia, si suddivide a sua volta in low profile e mulinelli casting a bobina rotante round. In questa slide vediamo sulla sinistra il modello tipico da spinning, con la frizione sulla parte, la regolazione della frizione sulla parte superiore del mulinello, mentre sulla parte centrale e la foto sulla destra ci sono i mulinelli casting low profile e round. La scelta di orientarci su una tipologia o sull'altra dipende sia da considerazione oggettiva, quindi dal tipo di pesca, dal predatore, dai pesi che noi dobbiamo lanciare, e sia anche da scelte soggettive, come quelli che sono i gusti nostri, no? Motivazioni personali sull'utilizzo di modelli spinning o combo casting. Vediamo adesso insieme quali sono i componenti principali del nostro mulinello. In questa slide ho inserito un piccolo esploso con i componenti principali, quelli che a prima vista, ecco, saltano un po' all'occhio. Partiamo dall'archetto guidafilo, poi c'è la seduta, no? Che va a fissarsi sulla nostra canna con il piede, c'è la manovella, il braccio di supporto, la leva anti-reverse che può esserci o non esserci sul nostro modello di mulinello, dipende anche un po' dalla tipologia, la bobina, col numero 8 invece troviamo il filo da pesca che va
ad avvolgersi sulla bobina e infine troviamo la regolazione della frizione che su mulinelli da spinning viene solitamente posta nella parte superiore del nostro mulinello, poi per altre tipologie di mulinelli possiamo trovarla nella parte bassa. Oltre a quelli che sono i componenti esterni, no, principali che noi vediamo prendendo in mano il mulinello, dobbiamo sapere che all'interno, come parti meccaniche interne, come componentistiche interne, ce ne sono davvero molte altre. Possiamo parlare dei cuscinetti, del rotore, dell'alberino, ed è molto importante conoscere questi componenti, soprattutto valutarne le caratteristiche in fase di acquisto, perché alcuni vanno ad influire sulla velocità, sulla fluidità, sulla pastosità, sulla tipologia di mulinello per quanto riguarda la potenza, e quindi ecco, a secondo anche delle caratteristiche, anche dei materiali di composizione, ne varia il prezzo, il peso, la potenza e soprattutto l'affidabilità nel tempo. Inoltre, in caso di malfunzionamento di qualche componente interno, è giusto riuscire a comprendere come riuscire a trovare il componente malfunzionante e eventualmente sostituirlo, e lo facciamo grazie all'utilizzo di esplosi come questo che vi faccio vedere nella slide. Parliamo adesso anche delle caratteristiche che noi possiamo trovare nei mulinelli. Una delle componenti più importanti è il materiale costitutivo della componentistica, sia esterna che dei componenti interni, per cui utilizzando materiali più prestigiosi noi avremo un mulinello dalle performance più elevate e possiamo trovare mulinelli ultra leggeri, quindi con peso ridotto, mulinelli molto potenti e allo stesso modo mulinelli più fluidi. Infatti, prendendo 3-4 mulinelli, andando a esaminarli magari nel negozio di pesca sotto casa, ci accorgeremo che alcuni hanno una fluidità maggiore, una scorrevolezza, altri invece sono più pastosi. Ecco, e questo deriva proprio dalla componentistica e dal processo costruttivo. Altre caratteristiche che noi possiamo trovare nel mulinello è sicuramente la velocità, quindi il rapporto di recupero. Ci sono mulinelli più veloci e mulinelli più lenti, magari dedicati a predatori meno veloci o a pesche meno veloci. Possiamo trovare mulinelli più potenti per predatori e per pesci più importanti e mulinelli meno potenti dedicati a pesci o predatori di taglia inferiore. Un'altra caratteristica importante è la costruzione della scocca del mulinello. Ne esistono in monoscocca, quindi dal corpo più compatto e sicuramente in tanti casi anche più leggero, mentre ci sono delle scocche realizzate in più parti che prevedono ovviamente un aumento di peso e nel corso degli anni anche la presenza di eventuali giochi durante la fase di utilizzo. Ce ne accorgiamo ovviamente pescandoci per parecchio tempo. Una grande caratteristica da tenere in considerazione, secondo me molto importante, è la tipologia di imbobinamento. Infatti con lo spinning moderno vengono solitamente utilizzati i fili trecciati a differenza dei nylon, per cui utilizzare un mulinello con una tecnologia particolare per quanto riguarda l'imbobinamento, che cosa fa? Ci evita la creazione di quelle fastidiose parrucche e ce ne accorgiamo soprattutto nei primi lanci durante la sessione di pesca ed è questo una caratteristica importante da considerare, perché in tante occasioni fare delle parrucche, quindi dei grovigli di filo,
ci impedisce il buon proseguimento della pescata. Quindi se siamo bravi e se siamo fortunati riusciamo, ecco, a recuperare, a sciogliere questo groviglio, questa parrucca, però in tanti casi, ecco, la perdita di 30-40 metri di filo dovuti a una rottura durante la fase di groviglio, ecco, ci limita e molte volte pregiudica anche la nostra uscita di pesca. Un'altra caratteristica importante da considerare è il max drag, ovvero la massima potenza con cui noi possiamo regolare la frizione. Quindi un max drag più importante è relativo a mulinelli più potenti dedicati a predatori di taglia maggiore. Un max drag inferiore invece è dedicato a approcci e predatori meno importanti. Tutto questo, tutta l'analisi della componentistica, della potenza, della fluidità, ci va a influire sul costo finale. Attualmente sul mercato ci sono ogni brand realizza mulinelli per diverse fasce di utenza. Ci sono i mulinelli entry level, quindi dedicati a chi da poco si sta avvicinando alla pesca, vorrebbe avvicinarsi alla pesca, e quindi hanno delle fasce di prezzo più contenute. Ci sono dei mulinelli di fascia media e dei mulinelli di fascia alta. Attualmente, orientandoci verso mulinelli di fascia media, avremo sicuramente la possibilità di avere un mulinello più affidabile, più duraturo nel tempo, che ci permetterà anche qualche errore durante la nostra azione di pesca, e quindi anche utilizzando per esempio i trecciati ci permetterà qualche errore durante la fase di lancio, evitandoci queste fastidiose parrucche. Quindi per quanto riguarda lo spinning, visto che si susseguono nelle nostre battute di pesca continui lanci e recuperi, e quindi il mulinello viene molto sollecitato durante l'azione di pesca, io sconsiglio di orientarci verso mulinelli di fascia bassa, soprattutto per riservarci quel margine d'errore verso pesci importanti che possono sempre capitare durante la nostra azione di pesca, e quindi è meglio investire su questo componente per evitare brutte sorprese in futuro. Facciamo un piccolo focus di attenzione anche per dare un suggerimento nella scelta di un nostro acquisto. A seconda della tipologia di pesca che vogliamo fare, in questa slide ho selezionato tre principali tipologie di spinning: quello light, quello medio e quello pesante. La scelta del mulinello è sempre una conseguenza della scelta della canna. Quindi nella nostra fase di acquisto prima ci orientiamo verso la tipologia di spinning che vogliamo fare, quindi più leggero, rivolto a predatori meno importanti. Uno spinning medio invece è rivolto alla totalità della serie, ecco, di prede che noi possiamo trovare nel sottocosta italiano, mentre lo spinning pesante è dedicato magari a un'utenza con dei target ben definiti, che potrebbero essere i grossi tunnidi o per esempio la pesca dalla barca, quindi orientate a pesche più pesanti. Poi ecco, faremo la scelta del nostro attrezzo canna e di conseguenza andremo a bilanciare il sistema pescante con la scelta del mulinello. Ci orienteremo verso la taglia 2000-3000 per lo spinning leggero, ovviamente dipende anche dal brand che noi sceglieremo. Invece per quanto riguarda lo spinning medio, la taglia ideale per andare a bilanciare il nostro sistema pescante è solitamente la taglia che va dal 3000 a 5000. Anche in questo caso dipende sempre dal brand che noi scegliamo. Per fare un paragone, per far capire meglio quello che voglio dire, questo è un po' il rapporto per far comprendere questo paragone fra i diversi brand. Quindi parlando anche di brand, quanti ne
esistono davvero tanti, abbiamo parlato di Shimano, di Daiwa, ma c'è anche la Tika, la Penn, Abu Garcia, e uno dei più prestigiosi invece è Van Staal. Quindi attualmente sul mercato ci sono davvero tanti modelli, e capisco perfettamente chi da poco si sta avvicinando, vorrebbe avvicinarsi alla pesca o alla pesca spinning. Ecco, facendo una rapida selezione sul web si trova davvero invaso da decine e decine di brand con centinaia di modelli, ed è molto difficile venire a capo della nostra scelta. Però ecco, la cosa che possiamo fare è principalmente orientarci verso una fascia media di acquisto, quindi di costo, come fascia media, secondo le mie esperienze, si tratta di mulinelli che partono da 80-100 fino a 100-150 euro di spesa massima, evitando, ecco, tutta quella serie di mulinelli che secondo me come fascia bassa nel corso dell'utilizzo, e soprattutto con un utilizzo prolungato, ci potrebbero creare dei problemi. Allo stesso modo, scegliendo un mulinello di fascia troppo alta, per chi inizia, ecco, potrebbe anche trattarsi di un attrezzo che non riesce a comprendere e a sfruttare pienamente. Quindi ritorniamo sempre sulla scelta di un modello di fascia intermedia. Cari amici, siamo giunti alla fase finale di questo nostro video introduttivo riguardo i mulinelli. Come dicevo prima, mi sento di dare un suggerimento verso chi vuole approcciare o chi sta già iniziando il suo percorso nella pesca spinning. Cerchiamo di evitare quei mulinelli di brand e di fasce molto basse, perché ci pregiudicano molte volte le nostre uscite con la creazione di quelle fastidiose parrucche, soprattutto utilizzando i fili trecciati. Inoltre mulinelli di fascia media o di fascia medio-alta ci aiutano anche nella fase di lancio, facendoci raggiungere quelle distanze maggiori con poco sforzo, e quindi, ecco, aiutano sicuramente il pescatore più inesperto. Per altri approfondimenti per quanto riguarda i mulinelli ne parleremo nei prossimi video. Nel frattempo vi ringrazio per la visione di questo video e noi ci vediamo come sempre prossimamente qui su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima!